Benvenuti in questo nuovo video. Sono le 11:28 e ho una fame che non la vedo. Oggi abbiamo qui sul banco una PlayStation 5 Slim che è stata in un altro centro di riparazioni per una semplice pulizia. Hanno testato la console, sembrava tutto ok. Il cliente torna a casa, la console non si accende più. Che cosa è successo nel frattempo? Allora, tante cose sono successe. Anzitutto, appunti per chi spedisce le console. Perché la console è stata spedita letteralmente dentro. Adesso zoom fuori. Ecco qua. È stata spedita letteralmente dentro un cartoncino con un po' di carta e basta. E questo non è stato l'ideale perché ho trovato tutte le placche della console, queste qui, che erano volanti all'interno, che si erano letteralmente staccate per i colpi che ha preso la console. Questo è il peggior modo di spedire una console. È il peggior modo di spedire una console perché i corrieri si sa che non sono delicati e tutto può succedere. E poteva anche distruggersi letteralmente tutta. Allora, cosa ho notato riguardo a questa console qua quando l'ho aperta? Anzitutto, una cosa, metallo liquido. Metallo liquido direte voi, una PlayStation 5 ce l'ha il metallo liquido, dov'è il problema? Beh, il problema è che l'ho trovato in punti dove non dovrebbero. Andiamo sotto al microscopio e ve lo faccio vedere. Per esempio sulla ventola. Ok, lo vedete lì? Metallo liquido presente sulla ventola. Che ci fa qua il metallo liquido? Non dovrebbe esserci metallo liquido qua. E non solo. Se io mi avvicino, dall'altro lato della ventola, ecco, altro metallo liquido, lo vedete? Questo è metallo liquido. Poi ce n'è un po' anche qui, e ce n'è un po' anche qui, sulle plastiche. Quindi c'è metallo liquido sparso ovunque. Ho detto, bene, fantastico. Quindi vuol dire che la console non si accende? Perché c'è metallo liquido in giro per tutta la scheda. Quindi ho aperto la console. Già dalla scocca superiore mancavano 3 o 4 viti. E non so se questa console era sigillata o se ci ha messo qualcuno le mani prima di questo centro, non ne ho idea. Però la mancanza di viti non è mai un buon segno. Specialmente se si parla di un centro di riparazioni. Un centro di riparazioni che perde le viti, anche no. Nel senso, al massimo rimettile, se ne hai. Ma questo mi fa pensare all'inesperienza di questo centro negozio che non ha mai visto una PlayStation 5, oppure non ha mai visto questo modello di PlayStation 5, oppure non tratta molto le console, quindi è inesperto a questo riguardo. Bene, altro punto che mi fa pensare l'inesperienza, a meno che qualcuno non l'abbia aperta prima. Bene, il fatto che si nota qui e si nota qui che si sono segnati i punti dove vanno le viti. Come anche qui sulla placca superiore, vedete? Tutti i punti sono segnati, tutte le viti hanno il puntino a fianco per ricordarsi dove vanno le viti. Questo vuol dire che qualcuno che ci ha messo le mani qua era inesperto, non sapeva dove andavano tutte le viti e mancavano viti anche qua. Altra cosa che non va bene. Adesso elenco tutte le cose che non vanno bene e poi andiamo a vedere se riusciamo a risolverle. Altra cosa che non va bene è questo cavetto qua. Ok? Microscopio. Vediamo se riusciamo a metterlo a fuoco. Eccolo qua. Allora, si vede che i piedini sono un po' danneggiati perché è stato messo correttamente. Il cavo? No, perché è stato messo incorrettamente. Vedete, poi ci sono le linguette qui che sono mezze strappate, di qua e anche di qua. Vedete che sono mezze strappate? Questo perché? Perché hanno tentato di inserire o togliere il cavo senza sganciare correttamente la linguetta, questa linguetta qua, che infatti io l'ho trovata completamente spiaccicata in giù quando ho aperto la console. Quindi non era sollevata, di solito si dovrebbe vedere in questo stato qua. Ma vedete già che la clip metallica scende già di suo
ok? Perché è stata sforzata o non lo so. E questo non va bene. Torniamo sopra il banco. Quindi ho aperto la console, mancavano delle viti, questa e questa mancavano di sicuro, perché non c'erano. Il cavo danneggiato, metallo liquido in giro per la scheda, ho pensato, bene, giriamo la scheda. E mi sono detto, beh, ma qua dov'è il metallo liquido? Dov'è il metallo liquido? È tutto sulla scheda praticamente. Allora, vedete tutti gli aloni grigi? È perché il metallo liquido è stato sparso in giro per la placca e hanno pulito semplicemente con cotton fioc, con una pezza, un pezzo di carta o roba del genere, e il metallo liquido lascia questi aloni grigi se non viene trattato con l'alcol isopropilico, perché se si bagna un cotton fioc con l'alcol isopropilico questi segni il metallo liquido non li fa, neanche su queste placche qua. Quindi adesso questo non è un problema, guardate qua, vedete tutto un metallo liquido questo non è un problema perché ormai il metallo liquido è praticamente quasi del tutto tolto e queste superfici qua chiaramente non toccano la scheda, quindi non è un grosso problema, però è brutto da vedere e questo mi indica appunto che chi ci ha messo le mani era del tutto inesperto sul metallo liquido. Altra cosa, come ho detto, dov'è il metallo liquido? Questo non è stato applicato correttamente, assolutamente. Guardate qua. Mezzo processore, ok, su questo lato qua, è senza metallo liquido. E il metallo liquido che è comunque presente qua, a parte che non è stato sparso, come di norma si dovrebbe fare, non ha neanche minimamente fatto contatto, ok, sul dissipatore. Vedete? C'è proprio qualche punto che ha fatto contatto. Vedete? Questo punto qui, qua, qui, un po' lì, ma tutto il resto, vedete? Qua è secco. Qua non c'è nulla, qua non c'è totalmente nulla. Il processore è del tutto scoperto su quella zona lì. E hanno detto di averla provata per 3 ore. Secondo me sono stati perché gli ha detto, mi ha chiesto la password per entrare nell'account. Va bene, ci può stare. Però in queste condizioni qua è impossibile che la console rimanga accesa per 3 ore. Impossibile. Ma neanche sotto tortura. Che l'abbia accesa per 3 minuti, abbia chiesto l'account e abbia visto se funzionava, se mandava il video o quelle cose qua, sì, assolutamente. Ma averla testata per 3 ore, no. No, non ci credo neanche a morire. E adesso qual è il problema? Adesso il problema è che la console si accende, mostra il LED blu per 1 o 2 secondi e si spegne immediatamente. Quindi che cosa facciamo noi? Adesso mettiamo il metallo liquido come si conviene e ne aggiungiamo anche perché qua è poco. E dopo verifichiamo se la console si accende. Se fortuna vuole che si tratta solo di un problema di surriscaldamento immediato perché chiaramente il processore non riesce a dissipare il calore perché non c'è metallo liquido, bene, siamo tutti fortunati e tutti contenti. Se non è così, potrebbe tranquillissimamente essere che il processore è praticamente esploso dal calore, non ha sopportato l'utilizzo in queste condizioni e ha funzionato finché ha funzionato e dopo morto del tutto. Guardate, c'è una piccola pallina qui e una piccola pallina qui e di solito ce n'è 3 volte di più perché la Sony esagera letteralmente. Risucchiamo il nostro metallo liquido qua. E risucchiamo anche questo. Puliamo. Ah, tra l'altro ho visto che ci sono alcuni punti dove c'è il metallo liquido anche sulla scheda.
Andiamo a vederli sotto il microscopio. Sono veramente punti irrisori e non sarebbe neanche... non fanno nessun problema. Però vedete, ecco, questo è metallo liquido. Lo vedete tutti, no? Questo qui è metallo liquido. Ha rischiato di passare su questa linea qua, mandare in corto magari quel condensatore lì o altro. Dopo, dove altro? Ne avevo visto uno circa qua, eccolo lì, vedete? Ha rischiato di mandare in corto i due linee dati. C'è un po' ancora qualche briciola di metallo liquido in giro per la scheda, che non è il massimo, quindi bisogna andare a pulirla. E lo facciamo anche subito. Quindi alcol isopropilico, cotton fioc e si tira via. Vedete? C'è rimasta lì la pallina, eccola lì. E la pallina adesso si è attaccata al cotton fioc, la vedete? Bene. Puliamo anche il punto che abbiamo visto prima. Guarda lì, anche lì metallo liquido. È poco ma c'è. E non dovrebbe esserci. Dov'è il punto? Eccolo qui. Spero veramente che non ci siano altri punti che hanno metallo liquido. Così a occhio nudo è anche difficile trovarli, quindi bisogna sempre andare sotto il microscopio perché come vedete erano veramente quasi impercettibili. Al di là di questo si può fare comunque un'ispezione a occhio, ecco per esempio vedete anche qua, sì, si nota pochissimo, sulla videocamera si nota pochissimo, ma ho visto anche qua ci sono degli spruzzi di metallo liquido, vedete qua, quello lì, anche questo, ci sono proprio degli spruzzi di metallo liquido, è meglio pulirli che non creino danno. Io veramente comunque non ho compreso come sia possibile che il metallo liquido venga spruzzato in questa maniera qua. Hanno usato lo spazzolino per pulire? Lo spazzolino crea spruzzi. C'è del metallo liquido persino qua sopra. Sul chip. Qua un po'. Qua in mezzo. Come ho detto, fortunatamente nulla di preoccupante, ma assolutamente terrificante. Sì, fosse andato nel posto sbagliato, sarebbe stata la fine della console. Bene, ora riapplichiamo il metallo liquido. Come si riapplica il metallo liquido? Una pallina di qua e una pallina di là, entrambe più o meno della stessa dimensione. Si prende il cotton fioc pulito e si comincia a farlo aderire.
Si copre tutta la superficie. E si lascia un bel velo lucido. Ecco qua, finitura a specchio. Stesso cotton fioc, passiamo di qua e lo facciamo anche sul processore. Bene, anche qui finitura a specchio. Ora riassembliamo la console e vediamo che cavolo succede. Vediamo se si accende oppure no. Fate sempre attenzione perché comunque si tratta di metallo liquido, quindi fate con calma, piano. Non vogliamo che il metallo liquido se ne vada in giro per la scheda. Colleghiamo questo cavo. Mettiamo il fermo per il processore, la clamp, tecnicamente dovrebbero andare qui due viti, dopo le rimpiazzerò io, quelle che mancano, quindi una vite qua e un'altra vite qua. Molto bene. La placca metallica superiore, gli mettiamo qualche vite per tenere tutto fermo. Questa lunga va qui, e poi le altre vanno tutto attorno come classico. Allora ne metto un paio qua, ne metto una qui. Per il momento voglio solo tenere ferma la placca in modo che non se ne vada in giro. Metto una qui perché se devo riaprire la console perlomeno non ho tutte le viti da svitare. Ecco, più o meno così va bene. Andiamo a pulire anche il metallo liquido che c'è là, visto che ci siamo. Sempre cotton fioc bagnato in alcol isopropilico. Fatto. E questo lo buttiamo via. E non vogliamo usarlo accidentalmente poi per fare altro, che poi spargiamo un metallo liquido altrove. Mettiamo le antenne. E ora proviamo ad accendere. Vediamo cosa succede. Alimentazione. Aspettiamo qualche secondo che faccia la sua sequenza di avvio. Bene. Adesso proviamo ad accendere. Morta. Sì, morta. Come mai? Tutto può succedere. Tutto può succedere. Sì. Morta. Adesso non dà più neanche un segnale di vita. Meraviglioso. Può essere per via del cavo, perché sul cavo passano appunto
passano le luci, passa il LED di accensione, il pulsante di accensione, quindi potrebbe esserci un problema qui su questo cavo qua, e siccome è stato macinato non mi sorprenderebbe. Proviamo di nuovo. Vedete? Era il cavo. Comunque LED e poi muore. Ho idea che qua il processore è morto. Mi dà la netta sensazione, dopo aver trovato quello che ho trovato, veramente ho la netta sensazione che sia morto. A questo punto è bene andare a verificare con UART che cosa ci dice. Quindi vado a prendere il mio lettore, lo collego. Devo andare anche a vedere quali sono i punti, perché non l'ho mai fatto su una PS5 Slim, quindi devo andare a documentarmi un attimo e vediamo qual è l'errore che viene mostrato su questa console, perché non si accende, sul perché non si accende, sperando che non sia nulla di grave. Torno subito. Va bene, allora io ho tolto la placca e ho voluto misurare un po' di voltaggi prima sul processore. Guardate un po' qua. Allora, questa è la linea del processore dati, e ha 0,5 volt al massimo, 0,05 volt al massimo, mentre quella della GPU 0,04 al massimo. Qui c'è qualcosa con il processore, a meno che non sia il chip Infineon che controlla i DR MOS, che è difettoso. Ci può stare, è un difetto che può capitare in qualunque momento e senza preavviso, come potrebbe anche essere il processore, come ho già detto. Ma queste linee qua dovrebbero andare su fino a 1 volt, 0,8, 1,2 volt circa. Ho controllato le RAM, arrivano a 1, qualcosa volt e poi si spengono. Anche questa e anche questa arrivano a 0,5, 0,8 e poi si spengono. Quindi il problema è qui, sulle linee di potenza del processore e della GPU. E questo è un male. È un male. Senza andare a fare UART, Adesso però andiamo a fare UART e vediamo l'errore che ci indica questo difetto qua e vediamo subito. Vediamo se riesco a catturare l'immagine. Eccola qua. Questi sono gli errori. E gli errori dicono C20303. E 20303 è un codice. La console ha un problema sul processore. Chiaramente la linea, come ho detto, ha un problema di energia. Potrebbe essere che questo problema di energia sia perché il processore si è bruciato a causa delle irresponsabilità nel fare il lavoro, oppure potrebbe esserci qualche altra cosa, tipo il chip Infineon che non dà le corrette istruzioni per far accendere la console. Mi è già capitato per esempio su PlayStation 4 che la console si accende per 1 secondo, 2 secondi, poi si spegne, e avevo gli stessi problemi qua sulle linee, va bene? Quindi basso voltaggio o voltaggio praticamente inesistente, e cambiando il chip si è risolta la situazione, ma questa non è per niente una bella notizia. Questa qua potrebbe tecnicamente avere il processore morto, bruciato, cotto. Quindi, giusto per curiosità, possiamo andare a cambiare il chip, che dicevo, vedere qualche fusibile. Qua c'è scritto che appunto può essere qualche fusibile F3501, F7501, roba del genere, quindi andiamo a controllare i fusibili, magari ce n'è uno di esploso. Andiamo in continuità con il BIP e andiamo a verificare i fusibili. Allora, qui c'è
un fusibile, e questo è buono, 3501 è buono, 3503 non c'è, 7001, 7002, 7004, 7003, e dopo 7005, tutti buoni, tutti buoni. Già, fantastico, meraviglioso. Va bene, proviamo ad andare a vedere se c'è qualche cosa che non quadra su questa sezione qua. Ecco, vedete come dovrebbe essere il metallo liquido? Bello sparso. Lui si sparge, ma deve essere applicato bene. Vedete anche qua? Tutto bello sparso. Così doveva essere applicato. Forse si sarebbe salvata la console. Abbiamo ancora particelle di metallo liquido in giro per la scheda, per la placca metallica pure. Allora, dicevo, questo qui è il chip Infineon, che è quello che controlla i voltaggi e gli amperaggi, la potenza che viene assorbita dal processore. Quindi qua che nel caso succede qualcosa di strano, lui interviene e dice no, c'è qualcosa di strano, quindi lui per il momento è il responsabile del fatto che il processore non riceve corrente. È lui che gestisce la corrente in ingresso per il processore. Andiamo a vedere i voltaggi, la resistenza appunto di queste linee. Abbiamo 8 ohm e no, aspettate, scusate, 0,4. ok, questa è la parte della GPU. La GPU è notoria per avere bassissimi valori di resistenza, 0,3 e 0,2. Questo non vuol dire che sia in cortocircuito, quindi 0,4 va bene. Considerato che io ho una resistenza delle mie sonde che è di 0,1, vuol dire che il processore riceve 0,3 ohm, il che va benissimo. Non c'è un cortocircuito. Sappiamo anche che il processore stesso non aveva nessun danno, perché l'ho controllato, non ha nessuna crepa, non ha niente, però ciò non toglie che può essersi letteralmente bruciato all'interno. Bene, allora, intanto io direi di provare a verificare questo chip qua, attorno al chip, e eventualmente cambiarlo e vedere se succede qualcosa di diverso. XDPE 14286A. Questo è il chip che ci serve. Dovrebbe essere identico per tutte le PlayStation 5, quindi vado a verificare se ce l'ho per un'altra console, una donazione, una per parti di ricambio, e magari gliela installiamo e vediamo se succede qualcosa di diverso. Cosa potrebbe succedere qua? Potrebbe essere che una di queste resistenze qua si bruci. Queste qui sono tutte resistenze da 300 ohm, mi pare, o roba simile. No, questa è da 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Un kilo ohm. Tutte quante sono praticamente da 1 kilo ohm. Quindi se c'è qualche cosa di valore diverso potrebbe essere sospetto. Anche queste qui, idem. Va bene.
Poi qua attorno abbiamo le resistenze che poi portano altrove, per esempio portano al South Bridge, questa da 1 kΩ, questa da 47 ohm. Ecco, questa è quella che porta fino al South Bridge, il ponte di comunicazione tra il South Bridge e questo chip. Questo chip, quando rileva un problema, gli dice al South Bridge: spegniti, spegni la console. Quindi qui abbiamo 10 kΩ, qui abbiamo 12 kΩ, 4,7 kΩ, 47 ohm, 47 ohm. Questa dovrebbe essere la linea dei 5 volt in ingresso, è partita da 2 kΩ, adesso è andata su fino a 30 kΩ, perché vedete che è una linea grossa. Ok? Quindi questa è la linea che alimenta il chip, tecnicamente. Ed è la linea dei 5 volt, se non sbaglio. 1,6 kΩ così. Se invertiamo magari 1,5, 1,4, 3,6 kΩ, 10 kΩ, 10 ohm, 10 ohm, 10 kΩ e 3,6 kΩ. Allora, al di là di questo non sembra esserci nulla di strano. Le resistenze sono tutte entro valori comuni e normali. Quindi direi di provare a sostituire questo chip qua e vedere che cosa succede. Altro non si può fare. Se il problema non è questo chip qua, vuol dire che il processore è morto. Allora, abbiamo qui un'altra scheda PS5 e questo qua è un XDPE 14286A, giusto? È lo stesso di questo? 14286A, sì, è identico. Quindi prendiamo questo chip qua e vediamo cosa succede. Altro non possiamo fare. Aria calda, accendiamo la stazione, 450 gradi, 50% di aria. E andiamo a staccare questo chip qua. Prima lo faccio dalla scheda di ricambi. Ecco qua il chip, pronto per essere installato. Andiamo a rimuovere questo qui e gli aggiungiamo una goccia di flussante. Ecco qui. E il flussante mi aiuterà non a dissaldare, il flussante non aiuta a dissaldare, il flussante aiuta a saldare e a tenere lo stagno bello, scintillante, senza creare ponti, eccetera. Ecco, vedete, tutte le piazzole sono messe bene, eccetera. Se facciamo il confronto con quello che ho tolto, vedete che le piazzole non sono meravigliose, insomma, hanno le punte. È stato tolto bene, sì, ma possono esserci un sacco poi di ponti, eccetera. Il flussante tiene tutto bello in ordine, insomma. È esattamente come qua, come questa situazione qua. Ecco, in questo caso posso andare tranquillamente a mettere il chip, che ha già il suo stagno, quindi lo posso già mettere in posizione qui. Il piedino numero 1, ricordiamoci, è segnato dalla freccetta, la freccetta indica questo angolo qua, ed è segnato dal puntino, dal pallino. Il stagno si stava sciogliendo, il chip si è messo anche in posizione. Perdonate, una chiamata di pubblicità, spam come classico, perché no? Sempre nei momenti in cui meno opportuni. Allora, abbiamo aggiunto flussante in modo che così ci aiuta a saldarlo meglio. Dicevo, il chip si è già messo in posizione da solo, basta solo fargli un reflow. Ok, direi che può bastare. Lasciamo raffreddare e poi testiamo la console di nuovo. Non è detto che cominci a funzionare, ma almeno ci abbiamo tentato. Se non è questo, vuol dire che il processore è morto e io non posso fare nulla. Vediamo cosa succede. No,
non è il chip. E se andiamo a vedere qua di nuovo i voltaggi, aspettate che vi metto il multimetro così ve lo mostro. Allora prendiamo questo punto qua come prima, vedete il voltaggio è bassissimo, 0,5, 0,4, e di qua 0,03 e basta. Processore morto. Già, processore morto. Oppure potrebbe essere un discorso di processore si è surriscaldato e si è dissaldato dalla scheda. Può essere, ma è un azzardo, ok? Potrebbe non essere assolutamente un problema di saldature sotto il processore. Può tranquillamente farlo sospettare perché il processore non aveva praticamente metallo liquido, non riusciva a dissipare il calore, e il calore in questa maniera viene dissipato il più possibile tramite la scheda, quindi le saldature. Le saldature subiscono molto più calore, si ossidano prima e possono creparsi per dilatazioni termiche, eccetera. Quindi può essere, ma non è una certezza. E come può essere che uno di questi DRMOS possa essere difettoso, ma di solito se è difettoso sono in cortocircuito, e qui i voltaggi ne abbiamo, quindi se noi andiamo a staccare qui la linea, separiamo la linea di ingresso dall'uscita, secondo me noi andiamo a vedere che qua vengono creati i voltaggi 0,8, 0,9 chiaramente, ma la console non li fa passare, quindi magari non c'è nessun problema qui e il problema è il processore. Sono tutte supposizioni in questo caso, non c'è nulla di certo, il fatto è che comunque non è il chip. Speravo si potesse risolvere con il chip, ma non è il caso. No. Niente da fare. Questa console è morta e non è salvabile. Perché, come dico molto spesso, anche una semplice pulizia può portare una console a morire. Se non è fatta bene, se magari ci sono problemi precedenti e magari aprire la console, già solo aprire la console può portare ad altri inconvenienti. Va bene, niente, quindi questo è un video fail, mi dispiace per la persona, mi dispiace per il proprietario di questa console, mi dispiace anche per il fatto che il video non ha avuto nessuna risoluzione, ma avete imparato che questo codice di errore è fatale. Quindi C0020303 è un codice di errore relativo al processore o qualcosa che non gli riesce a fornire energia al processore, come avete visto, ok? In questo caso era questa sezione qua che non riesce a fornire energia a sufficienza. Perché non riesce a fornire energia a sufficienza? Perché probabilmente il chip di controllo appunto sente che c'è qualcosa che non va. I voltaggi rimangono bassi perché il processore ha qualche difetto all'interno, non lo so, e quindi non riesce a fare il suo dovere. Niente, c'è chi anche ha provato, dopo aver trovato questo errore qua, ha provato a fare il trapianto completo, processore, BIOS e queste cose qua, su un'altra scheda e ha risolto, quindi il problema era sulla scheda. Ma qual era il problema sulla scheda? Nessuno ancora ha mai scoperto quale fosse questo problema, quindi siamo molto all'oscuro di queste cose qua. Il mio caso è questa sezione qua, ma questa sezione qua è quella che controlla, che fornisce energia al processore, ed è molto grave. Ecco, cos'altro dire? Niente, non si può dire nient'altro. Ragazzi, io termino qui il video. Se vi è piaciuto, se vi ha istruito, lasciate un like, iscrivetevi, commentate, se volete abbonarvi abbonatevi, e io vi ringrazio per aver visto fino in fondo. Ci vediamo in un prossimo video.